In questo episodio sto di merda. Andiamo verso Manhattan. Di veramente insignificante davanti a questi grattacieli. Questo è l'inizio. Si entra nel Bronx. Ammetto che la parte più difficile di tutto quanto è proprio questa: trovare il cartone, smontare, trasportare la bici, scartare tutto e rimontare. Oggi è la prima cosa che ho fatto dopo che mi sono alzata, sperando anche che non ci siano danni eccessivi. Sappiamo un po' come trattano le cose in aeroporto e penso che se tutti fossero ciclisti, sarebbe sicuramente un mondo diverso. Questa mattina piove, ne approfitto così per prendermi un giorno di riposo, anche se in realtà devo sconvolgere ancora una volta i miei programmi. Quindi domani si riparte a pedalare, devo essere perfetta, anche se sto di merda perché ho la schiena soprattutto, con il peso della bici, del cartone, mi ha spaccata in due. Cioè io penso che ho fatto un mese pedalando e non ho mai avuto dolori. E adesso invece è proprio la parte di trasporto che è la cosa assurda. Lui è Oscar, mi ospiterà qui vicino al Verrazzano Bridge. Oggi il nostro obiettivo è solo Andiamo uno. verso Manhattan. Brooklyn, not Manhattan, Brooklyn. Yeah. Let's go. And we're riding in Dumbo, Yeah. and just check out some of these views. It's really amazing to live in a city like New York because there's so much to do. Da secoli questo è uno dei simboli più famosi del panorama di New York, il primo ponte sospeso più grande al mondo. Collega il quartiere di Brooklyn con l'isola di Manhattan, agevolando la vita dei lavoratori già dal 1883. 21 elefanti hanno sfilato qui sopra per rassicurare le persone scettiche sulla sua solidità. Io intanto mi godo questa lunga ampia ciclabile che quasi sembra un sogno. Siamo sotto al ponte di Brooklyn. New York è una città che non dorme mai. Sto pedalando tra le sue strade illuminate. Qui il tempo scorre in un modo tutto suo. E mi sento veramente insignificante davanti a questi grattacieli. Ognuno può trovare il proprio posto, sentendosi parte di qualcosa di più grande, molto più grande. Wepa! 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 Hey, we got it, keep going. Di notte New York si trasforma in un regno di luci e riflessi dorati. Times Square è il cuore pulsante di Manhattan, un'esplosione di colori e di insegne al neon dove tutti si incontrano in questo teatro a cielo aperto. Le persone sono un flusso costante, gli artisti trasformano gli spazi in palcoscenici. Le voci si mescolano per le strade, i taxi gialli sfrecciano per la Avenue. È un mosaico di culture, lingue e sapori. Mi allontano dal ritmo frenetico della metropoli dove ho respirato dinamismo e vitalità che mi serviranno per cominciare la giornata di oggi. Ok, allora partiamo. Empire State Trail mi porterà fino a Buffalo e poi a Buffalo seguirò altre ciclabili, però per un bel po' di giorni, credo 2 settimane, seguirò Empire State Trail.
Ok, let's go. Questo è l'inizio dell'Empire State Trail. Questa bike lane è stata costruita circa, credo, 2 anni fa, e prima invece era tutta strada. Quindi hanno fatto questo grosso progetto, è una sorta di ciclabile, no, è a tutti gli effetti una ciclabile. She's starting her journey here and she's gonna go to Chicago by bike and come on back to New York. L'Empire State Trail è un progetto ambizioso che si è concluso qualche anno fa. Un'antica ferrovia oggi riconvertita a pista ciclabile che collega New York fino al confine con il Canada. Io non ho scelto questo tragitto, sto solo seguendo quello che aveva fatto il Masetti a fine 800. Guardate questa cartina. Per arrivare a Chicago è un giro un po' strano, ma ora mi è tutto più chiaro. Seguiva ferrovie, canali e laghi. Dopo 130 anni la maggior parte è stata riconvertita a trail ciclabili. New York negli ultimi 10 anni ha ampliato la sua rete ciclabile. Oggi ci sono più di 1500 miglia di piste ciclabili. Molte aree sono diventate pedonali. Passato questo ponte, che è di George Washington, si entra nel Bronx. Giornata calda, umida, non ero più abituata, sto soffrendo come un cane. La gente oggi è sabato e con la famiglia sta mangiando barbecue. Queste sono barbecue area. E siamo in questo parco, abbiamo appena passato la Broadway Street, che è la stessa che c'è a Times Square. Questa parte è stupenda, un po' più fresca di prima. Can't you see? Oh, we're in the Bronx, in the boogie down Bronx. Watch your wallet, watch your money, because you're gonna get robbed. Il Bronx è uno dei 5 quartieri di New York situato a nord di Manhattan. Purtroppo ha sempre avuto una reputazione negativa, soprattutto negli anni 60 e 70, a causa di un declino economico che ha portato a una crisi immobiliare, a un aumento della criminalità e alla segregazione razziale. Yeah, that's why they have those the cops there. Yeah. The Bronx. Là in fondo c'è una partita di basket. C'è anche la polizia perché qualcuno potrebbe sparare. Qua siamo nel Bronx e tutto può succedere. That's a gang, MOB. That's a gang in the neighborhood, and they're just putting up the signs to let people know that that's who controls this neighborhood. MOB. Negli ultimi decenni però il Bronx ha iniziato a cambiare. Oscar torna a casa e io arrivo a destinazione, Dobbs Ferry, sulla riva sinistra del fiume Hudson. Sono ospite di Emily e George. George è questo ragazzo che ha deciso di vivere un po' fuori dalla grande mela e ha appena finito un viaggio epico. Questo è tutto il giro che ha fatto per gli States. Guardate che roba, 9 mesi. You wanna do stretching with me? Yes? Per un'ultima ricarica di energie andiamo a farci una passeggiata lungo il fiume appena cala il sole. Ne avevo bisogno per rimettermi in marcia il giorno successivo.
Oggi purtroppo la pioggia è forte e non ha nessuna intenzione di smettere. Lascio la bici qua e aspettiamo. Le chiamano heavy showers e non hanno tutti i torti in effetti. Oggi dovevo pedalare, però purtroppo il tempo è molto brutto e addirittura c'è rischio di qualche inondazione, loro le chiamano floodings, che sono alluvioni, e probabilmente c'è anche un rischio di tornado, dicono, e i ragazzi mi hanno detto di non andare. Mi hanno proprio impedito di andarmene, quindi rimango qua una notte in più. Oggi sarà quindi una domenica di riposo e la passerò con loro. Cioè, sto cucinando io. Non lo so cosa viene fuori, ma ci provo. Non cucino da una vita. Facciamo le patate americane al forno e un po' di verdura. Proviamo. Questa sera mi ha invitata ad andare con la sua famiglia ad un concerto jazz e questa camicia mi sembrava un po' più jazz dell'altra, quindi dai, sono stati veramente, veramente gentili, non me l'aspettavo che alla fine mi invitassero. I grew up out west, very far west. I grew up in a small town in Alaska. My last cigarette through the sagebrush when evening isn't near. Come on, okay, this time we're traveling alone. Che dire, canzoni di cowboys in chiave jazz, non si può che tornare a casa felici. E dopo tutta quella pioggia, un tramonto all'orizzonte. Questa volta si parte definitivamente. Oggi non ci sono più scuse. Guarda che ti vedo, sai, ti vedo che scappi, che vuoi rubarmi il cibo. Sono qua in un parco, forse cavoli, ce li abbiamo dentro. È solo a volte che dobbiamo essere consapevoli di quanta forza abbiamo e dobbiamo ascoltare quello che c'è dentro di noi e non lasciarlo perdere. La gentilezza porta alla gentilezza. La chiamo di kindness economy. Cioè come c'è la sharing economy, questa è la kindness economy, cioè tu condividi la tua casa, condividi il tuo tempo con delle persone che condividono a loro volta le loro esperienze. Quindi io credo che sia questa la chiave, no? Quindi io ricevo gentilezza e do gentilezza e se così si crea questa sorta di catena dove il mondo è più bello sostanzialmente, no? Dove non dobbiamo più dire vai fuori di casa e stai attenta, mi raccomando, cioè capito, cose di questo genere che sono stufa sinceramente di sentire, però perché poi ricevo messaggi dove mi dicono: Giulia, sei stata una fonte di ispirazione per me, è stato bello incontrarti, è stato un regalo, mi è stato scritto un sacco di volte dopo che mi hanno ospitata e io dico la stessa cosa perché ho imparato un sacco di cose da queste persone chiacchierando
Cioè, è un mondo che non tutti conoscono. Io non so se è la bici che porta a queste cose, sicuramente sì, è un viaggiare lento, non lo so, però è un modo diverso di vedere le cose. Cioè, di prendere quella cazzo di bici, di prendere i piedi, di andare a uscire da quella porta di casa e andare a vedere quello che c'è fuori, capito? Senza tanto paure, senza tanti problemi, senza tante cose mentali che ci mettiamo in testa, che sembra che uscire dalla porta di casa dobbiamo morire. Cioè, poi ragazzi, mi ha anche messo nella borsa il panino con la banana e il peanut butter. È stato carinissimo, me l'ha proprio lasciato nella borsa, l'ho trovato adesso e è stata una bella sorpresa per il viaggio. Bene, riparto che chi dorme non piglia pesci. C'è un po' di patriottismo, questo è quello che ho visto, sono bandiere dappertutto. A questo punto dico per fortuna che non sono andata ieri, perché ci sono un sacco di alberi per terra, pozzanghere abbastanza profonde sul cammino, quindi queste piogge sono state belle forti, devo dire. Mi sto mangiando il panino con peanut butter, mi stanno divorando le zanzare, banana, dovrebbe essere un bagel. Sta piovendo, mi metto la giacca d'antipioggia, ma morirò di caldo perché qua c'è un caldo bestia, un'affa. Questo è sudore, non è acqua. Vado avanti finché la pioggia non mi ferma. Per come prosegue questa avventura bagnata, guarda il prossimo video dove continuerò la pedalata nello stato di New York. La strada è ancora lunga.